Buongiorno e ben ritrovati da Mr. Bloom in questo nuovo episodio di Estratti di Bloom, delle pillole di informazione nel tempo di un'estrazione. A farci compagnia oggi la Moka, e questa in particolare è la Moka che mi ha permesso di vincere il primo premio nel 2018 durante la prima manifestazione della Professional Moka Challenge, quindi vi mostrerò anche la ricetta con cui ho vinto questo campionato. Perché parliamo di moka? Perché parliamo di metodi a pressione. Come metodi a pressione noi conosciamo molto bene l'espresso, che è il metodo, l'abbiamo già detto, a pressione per eccellenza. Nell'espresso però abbiamo una pressione che normalmente si aggira intorno alle 9 atmosfere. Quindi, in buona sostanza, la macinatura deve fare un notevole attrito a questa pressione, deve essere quindi di conseguenza macinato molto fine, anche perché i tempi di estrazione di un espresso normalmente sono di 30 secondi, quindi in base anche a tutto quello che abbiamo detto nei video precedenti che potete andarvi a vedere, la granulometria è sempre relazionata al tempo di estrazione. Nel caso dell'espresso è tempo di estrazione più pressione, quindi la macinatura per questo motivo deve essere estremamente fine. Nel caso della moka invece questa pressione non c'è, o meglio ce n'è molta di meno perché sfiora un bar, forse arriva a un bar e mezzo, di conseguenza la granulometria è sicuramente più grossolana rispetto a un espresso, un po' più fine rispetto a la percolazione e l'infusione, quindi normalmente intorno ai 500 micron circa. Comunque da questi numeri io ve li do come riferimento, potete sempre giocarci intorno ovviamente. Prima cosa da fare e prima domanda che normalmente si fa quando si ha a che fare con la moka: quanta acqua devo mettere? Normalmente si dice fino alla valvola, sicuramente non sopra la valvola di sfogo. La miglior cosa è sempre pesare l'acqua, come in tutti i metodi di preparazione. Peso l'acqua, peso il caffè e peso il prodotto che ho realizzato alla fine. In questo caso questa è una moka gigantesca, una moka da 18, metterò quasi 1 litro di acqua all'interno della caldaia. In questo caso la temperatura dell'acqua è di circa 70 gradi, quindi non è acqua bollente, non è acqua a 90 gradi come quella che normalmente userei per l'infusione o la percolazione, perché l'acqua ha tempo di riscaldarsi, dilatarsi, espandersi, andare all'interno del camino della moka e quindi passando attraverso il filtro che sta in mezzo, attraverso questa pressione che si crea appunto all'interno della caldaia, il caffè rimane all'interno del bricco sovrastante. Quindi vado a mettere, in questo caso, la moka sul fuoco e vado a pesare il caffè. In questo caso il caffè che vado a mettere all'interno del filtro sono circa 100 grammi di caffè. Cosa cambia tra i metodi a pressione e gli altri metodi di estrazione? Cambia il fatto che in questo caso ho due variabili dell'acqua, ho temperatura e pressione, quindi dovrò giocare molto sulla granulometria del caffè, che sarà pressoché la mia unica o quasi variabile, come in questo caso nella moka. Posso giocare nel caso della moka con la quantità d'acqua, però ciò che mi permetterà di cambiare risultato e quindi solidi disciolti in tazza sarà la quantità di caffè che sono andato a mettere all'interno del filtro. In questo caso ne ho messi 95 grammi, vado a chiudere la moka lasciando aperto il coperchio sul fuoco. Per conoscere la corretta estrazione, la corretta resa quindi di un caffè estratto con qualsiasi metodo, dovrò usare un refrattometro. Il refrattometro è quello strumento che mi permette di riconoscere la quantità di solidi disciolti all'interno del mio caffè. Per sapere quali sono i riferimenti, in questo caso,
c'è la Moka Brew Chart, che è stata sviluppata in particolare per la Moka in questo caso, che a sua volta fa riferimento alla Brew Chart invece sviluppata dalla SCA per tutti i metodi di filtro, quindi diversi dalla Moka, metodi a percolazione come quelli che abbiamo visto o metodi a infusione, possono fare riferimento a questa chart con il target centrale per sapere qual è l'obiettivo ideale da raggiungere. Ecco, nel caso della Moka, quando il liquido arriva circa a metà, chiudo il coperchio e spengo la fiamma o la piastra come in questo caso. Questo perché? Perché altrimenti rischierei una sovraestrazione e qui introduciamo il concetto di sovraestrazione e sottoestrazione. La sovraestrazione è semplicemente quando estraggo troppi solidi rispetto a quelli che sono consigliati. Normalmente si consiglia di tenere una resa di estrazione tra il 18 e il 20-22% sul totale. Un caffè può essere estratto al massimo circa per il 30%, vuol dire che il resto sono i solidi che restano, ovvero i fondi di caffè che restano una volta che ho terminato l'estrazione. Il 30% sarà il quantitativo massimo di solidi che potrò estrarre nella bevanda attraverso l'acqua. 18, 22, 18, 20% è invece spesso o quasi sempre il mio target da raggiungere. Se sto sotto il 18% avrò una preparazione sottoestratta, se avrò sopra il 22% potrò avere una preparazione sovraestratta. In alcuni casi si potrebbe anche provare una sottoestrazione, una leggera magari sottoestrazione, una leggera sovraestrazione, perché in base alle preferenze, in base al mercato di riferimento che abbiamo, potrebbe essere anche un'estrazione, diciamo, corretta o che comunque ci soddisfa. Il target che però vogliamo raggiungere, e anche qui, soprattutto quando siamo alle prime armi, abbiamo bisogno di binari entro cui stare. Ecco, 18 e 20% sono i binari in cui stare. Come fare a misurarli? Come vi dicevo prima, attraverso il refrattometro. Potete, incrociando i dati di estrazione e di resa che abbiamo espresso a livello numerico con un refrattometro, potremmo sapere anche qual è la nostra percentuale di estrazione in base alla Moka Brew Chart, che potete vedere qui, che si basa, come vi dicevo, sulla Brew Chart sviluppata dalla SCA. Non mi resta quindi che versare adesso la Moka che è terminata e augurarvi un buon caffè, stay bloomish, e noi ci vediamo alla prossima per parlare di resa, temperatura e molte altre cose sul brewing.